Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sulle web art in cui andiamo a trattare questo punto, menu documenti, elenchi e raccolte. Lo faremo in un'unica lezione perché si tratta di web art molto semplici e molto rapide da trattare, così come faremo nella lezione successiva dove andremo a trattare l'ulteriore ed ultimo blocco, menu notizie, contatti ed eventi. Quindi cominciamo da questo menu documenti, elenchi e raccolte. Quindi vediamo queste web art molto semplici, senza nemmeno andare su SharePoint, ci sono delle diapositive molto evocative di come si fa questa cosa, è molto semplice, quindi qui contenuto evidenziato, io vado a cliccare nel menu delle web art su contenuto evidenziato e vado a scegliere un contenuto da inserire all'interno della web art, quindi lo posso scegliere in questo sito, nel nostro sito dei corsi di formazione, oppure da una raccolta documenti in questo sito, da questa raccolta siti, oppure la raccolta documenti in questo sito, oppure posso selezionare i siti o tutti i siti, quindi tutti i siti di cosa? Dell'account Office 365, quindi posso andare a pescare questi oggetti anche da diversi ambienti e posso pescare documenti, pagine, notizie, video, immagini, quindi tutti questi oggetti che vedi qui possono essere inseriti attraverso questa web art. Poi abbiamo i documenti recenti, nel senso che cliccando su documenti recenti nel menu delle web art ci si apre immediatamente la lista dei documenti che abbiamo aperto recentemente. Se ci serve, ovviamente la possiamo inserire in una web art per consultarli rapidamente, se ci fa comodo per lavoro. Poi abbiamo l'elenco, nel senso che cliccando qui nel menu su elenco ci si apre l'elenco, scusa la ripetizione, degli elenchi all'interno di questo sito SharePoint e ne possiamo scegliere uno, poi in un'altra web art ne potremo scegliere anche un altro per inserirlo direttamente qui perché possa essere utilizzato rapidamente, nel senso che l'elenco non potrà essere soltanto visualizzato, ma da qui potrà essere anche modificato come se ci fossimo entrati proprio dalla funzionalità elenco. Poi abbiamo file e contenuti multimediali, questo somiglia un po' questa web art a quella dell'inserimento dei contenuti video, ma qui oltre ai contenuti video si possono inserire anche altri file di qualsiasi tipo, quindi di Office, di immagine e qualsiasi altro tipo di file. Poi la libreria documenti, così come abbiamo inserito prima un elenco, si può scegliere una libreria documenti, quindi qui cliccando su raccolta documenti nel menu delle web art ci si aprirà tutto l'elenco delle librerie documenti che abbiamo all'interno di questo sito SharePoint, ne andremo a scegliere una e da qui la libreria documenti sarà gestibile, come ho detto prima, per l'elenco, quindi non soltanto visualizzabile. Salvato per uso futuro, qui scegliamo dal menu salvato per uso futuro e andiamo a inserire qui dentro dei documenti, quindi abbiamo qui tutti gli elementi salvati, tutti i documenti e le pagine, i posti di notizie, li possiamo inserire qui dentro perché appunto per uso futuro possano essere utilizzati, ovviamente ci devono servire per lavoro. E poi abbiamo i siti, nel senso che nell'account Office 365, come vedi io qui ho molti siti e sono andato a selezionare questi perché magari mi può far comodo consultarli sempre e ovviamente per lavorare. Quindi tra tutti i siti SharePoint che ho nel mio account sono andato a selezionare questi quattro. Ovviamente per poter inserire i siti altri siti dell'account all'interno di un sito SharePoint bisogna avere anche il potere di farlo all'interno dell'account. Quindi abbiamo esaurito questo primo blocco e ti aspetto nella prossima lezione dove vedremo quest'ultimo blocco menu notizie, contatti ed eventi. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!